Eccoci qua, bentornati, ben ritornati a questo ciclo di video dedicati all'esegesi, alla spiegazione del Sutra del Loto, capitolo per capitolo. La volta scorsa abbiamo fatto il secondo capitolo. Oggi parliamo del capitolo 3 del Sutra del Loto. Il capitolo 3 del Sutra del Loto ha all'interno qualcosa davvero di particolare, no? Il capitolo 3 del Sutra del Loto, se letto come, diciamo, un unico flusso continuo, appare come un lungo viaggio che accompagna l'essere umano dalla distrazione, dall'ignoranza iniziale, diciamo, alla piena fiducia nel risveglio universale, no? Qua c'è una famosa parabola molto conosciuta, no? La parabola della casa in fiamme. La parabola della casa in fiamme non è soltanto una storia, ma diciamo piuttosto una lente per comprendere la realtà quotidiana, è il proprio comportamento interiore, no? La casa antica, grande e fragile, simboleggia il mondo in cui noi viviamo, pieno di abitudini, pieno di convinzioni, pieno di attaccamenti che ci danno l'illusione di stabilità, quando tutto è in realtà instabile e transitorio, no? Il fuoco che divampa improvvisamente rappresenta le passioni e le sofferenze che accompagnano inevitabilmente la vita, no? L'ansia, la paura, la rabbia, l'attaccamento, desiderio e dolore sono tutti elementi che possono consumare la vita se non vengono compresi e trasformati. Il sutra non giudica né colpevolizza, ma mostra ciò che accade, invitando il lettore a osservare, diciamo, se stesso, a osservarlo con sincerità, con attenzione, no? I bambini che giocano all'interno della casa rappresentano tutti gli esseri senzienti, tutti noi, distratti dai propri interessi e incapaci di percepire il pericolo, no? La loro ignoranza non è una colpa, ma una condizione naturale e trasformabile. E questa prospettiva libera, diciamo, potremmo dire, da sensi di colpa e rimorsi inutili, mostrando che chi soffre sbaglia o si perde, non è escluso dal cammino spirituale, ma proprio lì può iniziare il percorso del risveglio, no? Il padre, che rappresenta la figura del Buddha, incarna una compassione attiva, intelligente, non interviene con forza, non impone la salvezza, ma guida con saggezza e attenzione, adattando il proprio intervento alle capacità, ai bisogni dei figli, no? Egli conosce il pericolo, conosce i figli e sa come portarli alla salvezza senza violare la loro libertà. Questo modello insegna che aiutare gli altri non significa sostituirsi a loro, ma accompagnarli e indicare la via rispettando la loro autonomia e il loro ritmo. Fai bene attenzione a questo punto. Quando il padre prova a comunicare direttamente il pericolo, i bambini non ascoltano. E questo illustra un principio fondamentale della, diciamo, potremmo chiamarla per dire, usare un parolone, cosa me lo facciamo sapere che li conosciamo, la pedagogia buddista. La verità, se non è compresa, non può liberare.
La verità non è imposta, ma resa accessibile, e questo è il cuore della dottrina dei mezzi abili che dicevamo nella scorsa volta, no? Promettere tre carri diversi, adatti ai desideri dei figli, significa partire da ciò che ciascuno può comprendere e desiderare. I tre carri rappresentano i veicoli degli Stravaka, no? Dei Pratika Buddha e dei Bodhisattva. Essi non sono meno reali o meno validi, sono tappe necessarie verso una meta, diciamo, più alta, che è la piena realizzazione della Buddhità. Uscire dalla casa in fiamme, quindi, rappresenta il primo passo concreto nella pratica. Non è la meta finale, ma l'inizio del distacco dall'attaccamento e dalla sofferenza. Solo dopo il Padre dona a tutti il grande carro unico, stabile e magnifico, simbolo dell'unico veicolo, come ti dicevo, no? L'unico veicolo che porta tutti gli esseri alla buddhità. Fai bene attenzione, nessuno è escluso, nessuno è limitato. La rivelazione finale è universale, è inclusiva e questo ha profonde implicazioni, no, nella nostra vita quotidiana. Il risveglio non è riservato a pochi eletti, non richiede condizioni speciali, ma è accessibile, diciamo, in ogni momento, in ogni contesto. Il dialogo con Shariputra chiarisce un punto etico fondamentale. Il Padre non mente e non inganna, perché il criterio della verità non è la corrispondenza formale tra parole e fatti, ma la capacità di liberare dalla sofferenza. Capisci questo punto? Ragionaci un po' bene. Questa concezione invita a osservare le proprie azioni, non solo rispetto a regole, diciamo, astratte, ma considerando gli effetti concreti sugli altri e su se stessi. Il sutra diventa così un insegnamento vivo che accompagna nella quotidianità, nelle relazioni, nel lavoro, nella famiglia, mostrando come la pratica non sia separata dalla vita ordinaria, no? Il tempo è un elemento centrale. Il padre non salva i figli all'istante, ma agisce come? Osservando, attendendo e guidando passo dopo passo. Il risveglio non è immediato, richiede esperienza, errori, tentativi e pazienza, no? Ricordati, pazienza. La casa non crolla subito, il fuoco brucia lentamente e questo permette agli esseri di rispondere. Analogamente nella vita umana la sofferenza diventa occasione di crescita proprio perché si manifesta nel tempo, offrendo spazio per la comprensione, per la scelta, no? La pluralità degli esseri e dei loro bisogni è accolta, non è negata, no? I bambini sono diversi, attratti da cose diverse. E il grande carro unico non annulla questa varietà, ma la raccoglie e la integra. Questo insegna che la pratica spirituale non è uniforme, non c'è una pratica per tutti, ciascuno cammina secondo la propria esperienza, ma tutti condividono la stessa meta. Salire sul grande carro significa comprendere che il risveglio individuale e quello universale sono inseparabili. Il linguaggio è trattato come, diciamo, uno strumento, no?
E qua è bellissimo, uno strumento vivo. Le parole del padre cambiano secondo il momento e la capacità dei figli. Fai bene attenzione. Cosa ti dice questo? Nessun testo sacro, formula rigida, può esaurire la verità. Il sutra invita a meditare, interiorizzare e adattare l'insegnamento alla propria vita. La pratica diventa così un atto, diciamo, creativo, personale e responsabile, non un semplice rispetto di alcune regole, diciamo, potremmo dire esterne, no? La fiducia attraversa tutto il racconto. I bambini devono fidarsi del padre e questo stesso principio si applica al credente. La fiducia nel cammino, nella guida e nella possibilità di risveglio è alla base di ogni pratica. Col tempo questa fiducia matura in comprensione e la comprensione si trasforma in saggezza, la saggezza in compassione. Dal punto di vista storico, il capitolo 3 rappresenta anche la sintesi di un lungo sviluppo dottrinale, no? Le traduzioni di Kumarajiva e le versioni frammentarie sanscrite mostrano come i concetti siano stati adattati a contesti diversi, mentre i commentari, diciamo, di Suigi, di Saicho, no? E Nichiren chiariscano la dimensione, diciamo, pedagogica. Potremmo dire pedagogica e pastorale del testo, no? Usando un termine amato dai cristiani, no? La parabola della casa in fiamme è stata utilizzata per spiegare perché il Buddha abbia insegnato progressivamente e non direttamente la verità ultima, consentendo di comprendere la pluralità dei mezzi e dei veicoli senza conflitti tra di loro. L'applicazione nella vita quotidiana, diciamo, è ampia, no? Riconoscere il fuoco significa sviluppare consapevolezza della sofferenza. Ascoltare la chiamata significa aprirsi alla guida spirituale. Accettare i mezzi abili significa iniziare dal possibile. Fidarsi del grande carro significa perseverare nella pratica. Ogni esperienza, anche la più ordinaria, può diventare occasione di pratica, no? E la vita quotidiana è il luogo stesso del risveglio. Questo percorso si estende all'intera esperienza dell'esistenza. Affrontare malattie, difficoltà relazionali, fallimenti, ansie, lutti, pressioni sociali o economiche può essere compreso come il fuoco della casa che brucia. E ogni momento in cui ci apriamo alla comprensione, all'ascolto e alla pazienza diventa un passo verso la libertà. Il sutra mostra che la compassione non è solo un sentimento, ma una struttura profonda della realtà, che permette di vedere l'interdipendenza di tutti gli esseri e di agire in modo responsabile. La pratica quotidiana diventa così una vera trasformazione. Lavare, cucinare, lavorare, ascoltare, aiutare qualcuno, studiare, meditare o pregare, tutto diventa un mezzo per avanzare sul grande carro. Il capitolo 3 insegna che la verità si manifesta nella vita concreta, che l'esperienza ordinaria è già terreno di buddhità e che la guida spirituale è accompagnamento paziente e amorevole, non imposizione o coercizione. La lettura estesa, meditata e vissuta
di questo meraviglioso capitolo permette di comprendere ogni istante della vita come un'opportunità, ogni relazione come occasione di pratica e ogni difficoltà come possibilità di risveglio. In questa prospettiva il capitolo 3 diventa un testo lungo, continuo e profondo che tocca filosofia, storia, dottrina, etica e pratica quotidiana, unendo la teoria alla vita reale in un flusso unico di comprensione e di esperienza, no? La parabola della casa in fiamme, il padre, i bambini, i tre carri e il grande carro unico formano insieme un intreccio di insegnamenti che continua a parlare in ogni epoca, mostrando che la salvezza è universale e che ogni vita, che ogni momento e ogni esperienza possono diventare la via verso la buddhità. Spero di esserti stato utile. Sono insegnamenti molto difficili, molto complessi, quindi non basterà guardarlo solo una volta. Io per scrivere queste esegesi ci ho messo parecchio, ho dato veramente tanto. Non è stato semplice, non è stato davvero semplice, ma mi auguro di esserti stato d'aiuto. Ciao a tutti, pace e illuminazione.